Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche predestinate per il mese di aprile 2026. Abbiamo la carta del mondo, amici del Leone. È una bella carta, è una carta di compimento, di raggiungimento di alcuni risultati, può essere una carta anche di conclusione di un capitolo e della nascita di un nuovo capitolo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con l'eremita, il mondo, l'imperatore, fante di pentacoli, 9 di bastoni, gli amanti, regina di spade e 3 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi lavoro, amore, famiglia, denaro e via dicendo. Partiamo da questo eremita che mi indica come un momento di introspezione, un momento di ricerca personale. Può essere in relazione alla vostra vita in generale o ad un settore specifico. Sette di bastoni, 2 di coppe, 4 di bastoni, 6 di spade e 10 di coppe. Credo che potrebbe essere una riflessione o sul dove risiedete, dove avete le radici, mi viene un po' come da dire. Potrebbe essere inerente un ideale, un'idea di famiglia. Potrebbe essere inerente una determinata relazione, con il 2 di coppe parliamo di relazioni principalmente affettive. Andiamo a vedere il mondo. Re di coppe e cavaliere di spade. Potrebbe essere il compimento di un ruolo, ragazzi. Andiamo a vedere l'imperatore. Fante di spade e cavaliere di pentacoli. È come se ci fosse qualche cosa inerente alla vostra sicurezza. Magari il posto dove abitate non è sicuro e quindi vorreste trasferirvi. Magari è lontano dal tipo di vita ideale che volete avere. Andiamo avanti, vediamo il fante di pentacoli, 8 di denari e amanti. Guardate, a me sembra una questione affettiva. Potrebbe essere o il compimento di un risultato in una relazione affettiva o per qualcuno magari anche un cambio, visto che c'è il mondo di solito è un cambio positivo.
Quello che, diciamo, mi dà da pensare sono questo imperatore al contrario e 8 di pentacoli al contrario. Perché qui sembra, e c'è anche il cavaliere di pentacoli al contrario. Qui sembra quasi che ci sia un tema con o il lavoro o la quotidianità o qualche tipo di abitudine, qualche regola potrebbe essere. Magari è una relazione incostante, per esempio. Potrebbe essere una relazione che non si sviluppa come voi vorreste, perché comunque c'è questo cavaliere di pentacoli al contrario, mi indica proprio un blocco. Non lo so, io ho come la sensazione che qualcosa non si sta sviluppando come voi vorreste e quindi questo eremita vi fa un po' chiedere, ma è quello che io voglio? Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo un 4 di coppe e un fante di bastoni. Allora, il 9 di bastoni indica sempre un certo tipo di stanchezza, ragazzi. Ehm, è come se mancasse qualche cosa e con questo eremita si stesse cercando di capire che cosa. Andiamo a vedere gli amanti. Abbiamo la carta della forza e un 7 di coppe, quindi è come se ci fossero delle possibilità che effettivamente si possono aprire, ma a causa della stanchezza sento che o non avete voglia, o non avete la forza, o non avete il coraggio. Andiamo a vedere la regina di spade. Sei di pentacoli, morte e 3 di spade. La regina di spade mi fa venire in mente le regole di cui vi parlavo qui. È come se ci fosse bisogno di o tagliare con certe regole, c'è come un disequilibrio con questo 6 di pentacoli. Vi dico, in qualche modo questa situazione un po' stantia può effettivamente essere sacrificante per voi. E c'è la morte anche, è come se si dovesse chiudere qualcosa. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Mondo e regina di bastoni. Quindi direi che la fine del periodo è piuttosto prospero perché comunque abbiamo un 3 di bastoni, è una carta di crescita, è un numero 3. Però è anche vero che è come se ci fosse un passaggio introspettivo da dover effettuare in questo mese per capire effettivamente che cosa si allinea con voi. Vi dico, per qualcuno potrebbe essere una situazione affettiva, per qualcun altro una situazione proprio romantica. Per qualcuno si tratta di una situazione genitori-figli. Diciamo che avendo il mondo a fine lettura, ragazzi, sento che a fine aprile questo risultato, questo compimento potrebbe arrivare. In realtà ce l'avete anche all'inizio di aprile. Tutto il mese probabilmente si sviluppa su quello che è da mantenere, con questo 4 di bastoni e il 10 di coppe, quello che dà stabilità, dà serenità, dà felicità, quello su cui vi volete focalizzare. Ah, interessante perché c'è anche un 6 di spade qui. E con la carta dell'eremita io credo che potreste iniziare a rivalutare l'idea
la concezione, il concetto di famiglia, di unione, di felicità anche, perché il 10 di coppe è una carta di felicità. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, allora vi dico che per qualcuno potrebbe essere necessario spostarsi. Guardate, avete 3 volte il mondo, quindi un risultato, un compimento, secondo me, arriva nel mondo del lavoro. Detto sinceramente, però, per non illudere magari le persone che sono parecchio empatiche, non ci sono assi, quindi non ci sono nuovi inizi, ragazzi. C'è come l'aprirsi di nuove possibilità, di nuove prospettive, magari per qualcuno si tratta proprio di spostarsi più in là, magari a livello geografico, magari a livello di doti, di abilità, non lo so, magari avete sempre lavorato in un determinato ruolo e iniziate a pensare di essere talmente pratici in quell'azienda di potervi permettere il ruolo superiore, per farvi capire un po' che cosa intendo. È come se con questo tre di bastoni comunque si andasse verso l'espansione e ci sono comunque nuove possibilità, però è come se vi doveste muovere nel mese di aprile. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora, potrebbe essere un periodo un po' stanco, potrebbe essere un periodo dove bisogna un po' sforzarsi, potreste sentire un po' di ristagno, se vogliamo, a livello energetico. Ehm, Vi sento andare avanti un po' con i gomiti in questo mese. Io credo che voi abbiate il mondo 3 volte perché, vi stanno un po' come suggerendo un viaggetto, una distrazione, un movimento. Per qualcuno potrebbe anche essere il fatto che nel posto, nella postazione dove si è, ci si annoi, oppure potrebbe esserci come un po' di aria stantia con i colleghi e quindi sarebbe meglio farsi trasferire. Diciamo che è un buon mese per chiederlo, avete 3 volte il mondo e se volete un trasferimento è un buon mese per chiederlo. Per chi stesse aspettando un rinnovo, secondo me arriva, eh. Per le persone che invece sono autonome, allora potrebbe esserci qualche difficoltà con qualche collaboratore. Secondo me si tratta di rifare le regole, qui c'è come qualche cosa che è in disequilibrio da rimettere a posto. Potrebbe essere anche, mi viene da dire, una routine di lavoro. Ho come l'idea per voi che sia necessario riorganizzare meglio i tempi, perché così come sono organizzate le cose vi stanno un po' drenando. C'è come bisogno di fare un restyling della dinamica lavorativa. E poi sento come se fosse arrivato il momento, nel caso foste un'azienda autonoma, piccola, di assumere qualcuno o di comunque creare qualche collaborazione con qualcuno. Per le persone, scusate, per quello che riguarda i progetti, allora, secondo me, se avete progetti già in piedi, può essere un buon momento per farli partire. Ehm, Ho però l'idea che sia un mese talmente introspettivo che potreste non essere completamente focalizzati su questo progetto, ma in realtà sento che non ha bisogno di essere monitorato molto, cioè è come se andasse da solo.
E se il progetto invece è ancora nell'aria, cioè non sapete che cosa, come se aveste l'idea di fare qualche cosa in più, ma steste valutando le varie opzioni. Può essere che vi manchino dei dati, qui avete bisogno come di raccogliere più informazioni, di studiare magari di più la concorrenza, di studiare di più il mondo dei fornitori, il mondo dei clienti, il mercato, cioè vi mancano informazioni per riuscire a mettere in opera la macchina. Se parliamo di denaro, io lo vedo un buon periodo, ragazzi, per il denaro. Diciamo che ho la sensazione che siete nell'abbondanza o che comunque il mese di aprile sia abbondante e che potreste iniziare a valutare varie forme di capriccio, investimento, spesa che magari è un po' che ritardate. Parliamo di relazioni, ragazzi. Allora, diciamo che in famiglia vedo abbastanza le cose tranquille. Vi dirò, c'è un tema qui con la casa e i trasferimenti, quindi se avete famiglia può essere per voi il caso in aprile di iniziare a guardare per una nuova casa, di capire com'è il mercato, di capire magari dove si vuole andare a vivere. Sento che c'è come un momento di calma prima della tempesta, sinceramente. Ehm, Parliamo di relazioni romantiche. Allora, secondo me se siete single ci può essere. Allora, vi dirò che ce n'è diverse di persone. Effettivamente avete un bel sette di coppe. Quindi nel mese di aprile si potrebbero aprire dei discorsi con diverse persone. Ehm, Avete tante carte del mondo, vi dico, potrebbe esserci anche nell'aria un fine settimana da qualche parte e lì conoscere questa persona, soprattutto se il viaggio è collegato al lavoro. Vi dico, finirete il mese ragazzi con questa regina di bastoni e il 3 di bastoni, che sono comunque carte di movimento. Sento che raggiungerete comunque un risultato. Se avete qualcuno in testa, per esempio, e diciamo che a inizio mese non capite bene da dove va la cosa, a fine mese lo capirete molto bene, raggiungerete un risultato con questo 3 di bastoni e le cose si espandono, c'è come una progettualità con questa persona. È inizio mese che la vedo un po' complicata, però comunque mi racconterete nei commenti come va. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, anche qui sento come se ci fosse un momento di recap, cioè nel senso tiriamo un po' le somme, capiamo se questa unione è quello che voglio io, perché in realtà potrebbe essere che sì, che cioè state bene nell'unione che avete creato, nel contorno, mi viene da dire, che avete creato, nella stabilità che avete creato, però sento come se non ci fosse connessione con questa persona. Non c'è una reale connessione. Potrebbe esserci come anche un rapporto a intermittenza, cioè come se fosse una persona che un po' vi dà e un po' vi toglie, un po' vi dà garanzie e un po' tira indietro, un po' c'è e un po' non c'è. Avete travolto il mondo, potrebbe anche essere distante proprio a livello fisico.
Sì, questa cosa non è molto positiva effettivamente, come un'altalena romantica che crea un po' di tensione, come se vi stesse stancando per certi versi. È per quello che sento questo gruppo di carte, c'è come un, se vogliamo, dislivello, un disequilibrio sulle regole che entrambe vorrebbero o dovrebbero mettere. Devo dire che comunque c'è comunque un risultato. Io credo che troverete come un punto di incontro un nuovo modo di vivere la quotidianità che secondo me verso metà aprile, per i primi 15 giorni di aprile è encefalogramma un po' piatto, però dopo le cose si rianimano, ragazzi. Per le persone che sono in una relazione clandestina, in una relazione non etichettata, anche qui, con la carta del mondo così tante volte, secondo me si raggiunge un'etichetta, si raggiunge una definizione della relazione. Devo dire che per tutti quanti la parte fisica sarà parecchio divertente. E sì, io sento che si arriverà alla conclusione di un tema, come al raggiungimento di un traguardo. Vi dirò, vedendola anche in un altro modo, potrebbe esserci come una chiusura effettivamente. E che io non la sento tanto una chiusura, sapete, perché qui c'è un 3 di bastoni, quindi c'è come un'espansione. È più un traguardo che vi dà la possibilità di espandervi. Però avete dei temi con le regole, regina di spade, morte, imperatore al contrario, 8 di pentacoli al contrario, 9 di bastoni. C'è un tema qui con le regole e il vostro modo di pensare, la vostra idea di relazione, la vostra idea di unione, la vostra idea di stabilità, di felicità, lo vediamo qui, eh. Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. L'eremita un'altra volta. E repressione, c'è un 10 di bastoni. È come se doveste togliervi queste aspettative che probabilmente vi siete creati in infanzia. E qui la carta dell'eremita, che viene chiamata la solitudine, vi invita a farvi come un esame di coscienza. Va bene, andiamo con un ultimo oracolo. Hmm. Mancanza di radici o di radicamento, 15 giorni. Fate grounding, ragazzi, perché qui sì potrebbe esserci un po' come la testa nell'aria. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, con la condivisione del video o la vostra iscrizione. E se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che la stessa cosa la potete anche fare attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì trovate il lavoro delle credenze limitanti, però è una formazione più vasta perché si trattano anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni. Insomma, in realtà è tutto quello che io ho studiato per diventare terapeuta e operatrice olistica e per crescere a livello personale e sono tutte informazioni che io ho condensato e messo lì a disposizione per aiutarvi nel vostro processo di crescita. Tenete presente che sono 4 playlist per adesso, hanno la copertina lilla
e sono numerate, vanno viste in ordine cronologico proprio perché sono un percorso. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!